Nella comicità internazionale la lingua è un limite. Ecco perché oggi ti racconto del più grande comico latinoamericano mai esistito, il Chaplin del Messico. Ma soprattutto, veramente un artista di grande talento, che non ha avuto il successo internazionale solo perché non riusciva a essere compreso da tutti nel mondo. Questo non toglie la sua bravura. Di chi sto parlando? Di Cantinflas, il Chaplin del Messico. Che aspetti a conoscerlo? Tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo della comicità, dei suoi pionieri, della sua storia e con un focus verso la comicità visuale, senza dimenticare però i nostri spettacoli. Oggi ti voglio parlare di un personaggio leggendario, ma per il popolo europeo piuttosto sconosciuto. Un personaggio che è stato considerato da Chaplin il più grande comico dell'epoca. Ma chi è Cantinflas? Al momento della sua morte nel 1993, Cantinflas aveva recitato in 50 film, aveva vinto un Golden Globe e aveva persino ispirato un nuovo verbo spagnolo, cantinflear, in onore della sua capacità di giocare con le parole in spagnolo per ottenere un effetto comico. In pratica, quello che fece in Italia più tardi Totò, influenzato penso dalla sua comicità. Ma il viaggio di Cantinflas per diventare il comico più famoso dell'America Latina ha avuto origini umili. Mario Moreno Cantinflas il 12 agosto 1911 nacque nel quartiere popolare di Tepito, a Città del Messico. Ha iniziato esibendosi nei carpa o teatri tende, che erano la versione messicana del vaudeville, e dopo comunque essere scappato dalla scuola agraria a 15 anni. Fu qui che Moreno assunse il suo soprannome Senza Senso, per fare in modo che i suoi genitori non lo trovassero. C'è una storia su come è nato il suo personaggio. Una sera fu messo al servizio come maestro di cerimonie, come presentatore per lo spettacolo. Non aveva mai parlato per un pubblico prima d'ora ed era terribilmente nervoso. A un certo momento, quando ha parlato, quello che è uscito dalla sua bocca non aveva senso. Parlava così male che il pubblico ha trovato divertente. Aveva involontariamente creato qualcosa di speciale e ha sviluppato il suo stile comico per approfittarne di questo felice intoppo. Ha usato gli strumenti del linguaggio incomprensibile, del doppio linguaggio, della pronuncia errata e dell'esagerazione selvaggia. Divenne così bravo che fu creata una parola per descriverlo: cantinflear. Durante l'era dei film muti, i film americani funzionavano altrettanto bene in Messico come in qualsiasi altro paese del mondo. Ma quando hanno smesso di essere prodotti, è stato creato un nuovo mercato per i film sonori, riempito però da talenti locali. Questo fu l'inizio dell'età dell'oro del cinema messicano. Per questo motivo Mario Moreno è riuscito a diventare una superstar in America Latina e anche in Spagna. Nel 1940 Cantinflas ha recitato nel film Allí está el detalle, che si è rivelato il suo ruolo da protagonista. Il suo personaggio nel film, chiamato anche Cantinflas, parlava come Groucho Marx, ma aveva i manierismi fisici di Charlie Chaplin. Forse è stata la sua padronanza della commedia sia fisica che sonora che ha portato Chaplin a chiamare Cantinflas come il miglior comico dell'epoca vivente. Non puoi mai stare al passo con questi film di Cantinflas perché lui parla così velocemente e ti confonde che rende il caos esilarante.
¿Qué no te está viendo el semáforo, la luz roja? Y se me atraviesa usted y se arranca. Nomás tiene que descarriate. La difficoltà di seguire il dialogo è stato un limite però. Ha distrutto le prospettive di Cantinflas di entrare nel mercato americano e secondo il professor Jeffrey Pritchard dell'Università di Minnesota è stato questo il vero motivo. Ma, dice Pilcher, la complessità dell'umorismo di Cantinflas è ciò che lo ha reso così popolare nel mondo della lingua spagnola, perché il suo umorismo era così caotico, così incomprensibile. Cantinflas riuscì a raggiungere il pubblico americano nel film di successo del 1956. E sai qual era? Il giro del mondo in 80 giorni. Lo so che anche tu l'hai visto. Lui era Passepartout, te lo ricordi? Il film ha vinto l'Oscar per il migliore film e Cantinflas ha vinto un Golden Globe come migliore attore comico. Il suo ruolo ha permesso a Cantinflas di essere Cantinflas. Il secondo lungometraggio hollywoodiano di Moreno, Pepe, ha tentato di replicare il successo del primo. Il film ha avuto cameo di Frank Sinatra, di Judy Garland e tantissime altre star. Il suo umorismo, profondamente marcato nella lingua spagnola, non si tradusse bene per il pubblico americano e il film fu una delusione al botteghino. Ha comunque avuto una nomination al Golden Globe per il suo ruolo. Più tardi, in un'intervista americana del 1992, Moreno ha citato la barriera linguistica come il più grande impedimento al suo successo negli Stati Uniti. Questo modo di parlare divenne noto come cantinflear e divenne il linguaggio comune per gli spagnoli, dicendo «Estás cantinfleando!» ogni volta che qualcuno diventava difficile da capire in una conversazione. La Real Accademia Spagnola ha incluso ufficialmente il verbo cantinflear, cantinflas e cantinfleada. Nelle arti visive, artisti messicani come Rufino Tamayo o Diego Rivera hanno dipinto Cantinflas come simbolo dell'uomo comune messicano. Bueno, como quien dice, venimos a hacerle el quite. ¡Deja! Ahí está el detalle. Y hora de que no insista, ahora ya llegó. Lo stile di Cantinflas e il contenuto dei suoi film hanno portato gli studiosi a concludere che ha influenzato i numerosi teatri che hanno diffuso il messaggio del movimento chicano negli anni 60 e 70 negli Stati Uniti. Il più importante dei quali è stato il teatro campesino. Il movimento teatro fu una parte importante del rinascimento culturale che fu la controparte sociale del movimento politico per i diritti civili dei messicani americani. L'uso dei temi sociali da parte di Cantinflas è visto come un precursore del teatro chicano. Dopo il suo ritiro, Moreno ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri attraverso organizzazioni di beneficenza e umanitarie, e in particolare quelle dedicate ad aiutare i bambini. I suoi contributi alla Chiesa e agli orfanotrofi lo hanno reso un eroe popolare in Messico. Era un massone iniziato la Chilam Balam Lodge. C'era uno show televisivo animato realizzato dal suo personaggio. The Cantinflas Show è stato un cartone animato educativo, prodotto in Messico nel 1972. Pensa che nel 1982 Hanna-Barbera ha ricreato lo spettacolo con Moreno che doppia il personaggio in spagnolo. La versione di Hanna-Barbera si chiamava Amigo and Friends e trovo la sua caricatura davvero molto affascinante. Certo, ho visto che ti è balenata l'idea dei cartoni di Mr. Bean. Vedi che non è stato il primo comico a farlo? Lo spettacolo era rivolto ai bambini e doveva essere educativo. Sì, perché i bambini venivano educati a conoscere importanti personaggi come Chopin, Albert Einstein e William Shakespeare.
Oggi esiste addirittura il premio Mario Moreno Cantinflas, che viene assegnato ogni anno agli animatori che rappresentano la comunità latina con lo stesso umorismo e distinzione del leggendario Mario Moreno e, come lui, utilizza il suo potere per aiutare i più bisognosi. Il 12 agosto 2018 il Google Doodle ha reso omaggio a Cantinflas nel suo 107° anniversario della nascita. Sebbene Cantinflas non abbia mai avuto lo stesso successo negli Stati Uniti come in Messico, è stato però onorato con una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Ma anche con una stella sulla Hollywood Walk of Fame, la stella di Cantinflas brilla ancora di più in America Latina, dove, come dice Pilcher, i suoi film sono pietre miliari. Ma allora, se una leggenda del genere è sconosciuta solo perché la lingua è stata un limite, sai quanti altri comici non conosciamo e sono stati dei pionieri? A proposito, tu ragazzo che va in giro con i jeans bassi che si vedono le mutande, lo sapevi che ti vesti e ti atteggi come faceva Cantinflas 100 anni fa? Spero ti sia divertito e voglio sapere se lo conoscevi. Dimmi la verità però. Ciao, io ti aspetto al prossimo video.